Molti anni fa, quando entrai nel monastero, avevo paura del silenzio. Può sembrare strano sentirlo dire da un monaco, ma è la verità. Ogni volta che rimanevo solo, senza nessuno con cui parlare e senza alcun lavoro da svolgere, sentivo nascere dentro di me una strana inquietudine. La mia mente iniziava a correre, ripensava al passato, immaginava il futuro, inventava problemi che non esistevano ancora. Credevo che la solitudine fosse una prigione. Poi il mio maestro mi affidò un compito che cambiò completamente il mio modo di vedere la vita. Una mattina mi chiamò e mi disse soltanto: «Per i prossimi 3 giorni andrai nella vecchia capanna sulla montagna. Porterai con te solo acqua, riso e un quaderno». Io rimasi sorpreso. Pensai di aver commesso un errore. Forse il maestro voleva punirmi. Ma lui sorrise e aggiunse: «Non ti mando lontano dagli altri, ti mando vicino a te stesso». Quelle parole mi accompagnarono lungo tutto il sentiero. La capanna era semplice: un piccolo tavolo di legno, un materasso, una finestra affacciata sulla valle e nient'altro. Il primo giorno fu il più difficile. Ogni minuto sembrava durare un'ora. Sentivo il bisogno di fare qualcosa, di leggere, di parlare, di distrarmi, ma non c'era nulla. Solo il vento che attraversava gli alberi, il canto degli uccelli e il rumore dei miei pensieri. Scoprii quanto fosse affollata la mia mente. Credevo di vivere nel silenzio. In realtà vivevo in un continuo dialogo con me stesso. Il secondo giorno accadde qualcosa di diverso. I pensieri iniziarono lentamente a rallentare, come un lago che smette di essere agitato dal vento. Per la prima volta iniziai ad ascoltare ciò che avevo sempre cercato di coprire con il rumore, le mie paure, le mie speranze, le domande che evitavo da anni. Compresi allora una differenza fondamentale. L'isolamento è quando il mondo ti viene tolto. La solitudine consapevole è quando scegli di ritrovarti. Non sono la stessa cosa. Uno impoverisce, l'altra nutre. Quando tornai al monastero, il maestro non mi chiese cosa avessi fatto. Mi domandò soltanto: «Hai finalmente incontrato la persona con cui vivrai per tutta la vita?» Non capii subito, poi sorrisi. Aveva ragione. Quella persona ero io. Molti anni dopo arrivò al monastero un imprenditore. Gestiva un'azienda con decine di collaboratori. Aveva successo, ma il suo volto raccontava una stanchezza che nessun risultato economico riusciva a nascondere. Mi disse: «Ogni giorno prendo decine di decisioni, eppure sento di non sapere più quale sia quella giusta». Gli chiesi una sola cosa: «Quanto tempo trascorri da solo, senza telefono, senza computer e senza parlare con nessuno?» Lui mi guardò quasi divertito. «Praticamente mai». Io annuii. «Allora non hai perso la capacità di decidere, hai perso lo spazio necessario per ascoltare chi decide». Restò in silenzio. Per settimane iniziò a dedicare 20 minuti ogni mattina a una semplice passeggiata senza alcuna distrazione. All'inizio si annoiava, poi iniziò a osservare e infine iniziò a comprendere. Scoprì che molte decisioni difficili diventavano improvvisamente più semplici quando la mente smetteva di essere sommersa da centinaia di stimoli. Perché la chiarezza non nasce dalla velocità, nasce dallo spazio. Anche nella natura, tutto ce lo insegna. Hai mai osservato una foresta all'alba? Prima che il sole illumini ogni cosa, esiste un momento di assoluto silenzio. È proprio in quell'istante che gli uccelli iniziano a cantare. La vita non nasce dal rumore, nasce dal silenzio. Lo stesso vale per noi. Se riempi ogni minuto della tua giornata con notifiche, conversazioni e distrazioni, quando ascolterai davvero la tua voce interiore? Molte persone temono la solitudine perché pensano di trovare il vuoto. In realtà trovano ciò che hanno rimandato per troppo tempo. Ed è proprio lì che inizia la guarigione. Da allora, ogni volta che sento la mente confusa, non cerco subito una risposta, cerco prima il silenzio. Perché il silenzio non risolve i problemi, ma rende finalmente possibile vedere quale sia il vero problema. Vorrei lasciarti una pratica molto semplice. Nei prossimi 7 giorni, scegli ogni giorno 10 minuti, lascia il telefono in un'altra stanza, siediti vicino a una finestra, in un parco o sotto un albero. Non fare nulla,
Non cercare di meditare perfettamente, non cercare pensieri positivi. Ascolta soltanto. All'inizio incontrerai il rumore della tua mente, poi lentamente incontrerai te stesso. Ed è un incontro che può cambiare una vita. Ricorda, la solitudine non è l'assenza degli altri, è la presenza finalmente completa di te stesso. Se questo messaggio ha risuonato in te, metti like al video, iscriviti al canale e scrivi nei commenti ciò che porterai con te.